Ciao a tutti e benvenuti su Italian Pod, il vostro podcast per imparare l'italiano in modo naturale, rilassato e divertente. Esatto, Francesca. Siamo Luca e Francesca e se state ascoltando significa che siete nel posto giusto per migliorare il vostro italiano, senza stress, senza pressione, solo ascolto e apprendimento piacevole. Che tu stia facendo colazione, viaggiando in treno o semplicemente rilassandoti sul divano, puoi imparare con noi. Le nostre conversazioni sono ispirate alla vita di tutti i giorni, dal caffè al bar, al lavoro, ai viaggi, alle chiacchiere tra amici. E non preoccupatevi se non capite tutto al primo ascolto. Potete regolare la velocità del video, sì, proprio quella piccola icona con le impostazioni, e ascoltare più volte. Più ascoltate, più il vostro orecchio si abitua al ritmo, al suono, all'anima della lingua italiana. E un consiglio d'oro: attivate i sottotitoli. Se volete potete seguire la traduzione nella vostra lingua, così capirete meglio ogni parola, ogni espressione, ogni sfumatura. E quando vi sentite pronti, provate ad ascoltare senza sottotitoli. Vedrete quanto sarete in grado di capire. Ogni episodio è pensato per voi. Dialoghi autentici, pronuncia chiara, grammatica spiegata con semplicità e tanta cultura italiana. Quindi rilassatevi, mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono dell'italiano. Siete pronti? Allora, cominciamo. Parte 1. Presentarsi, hobby e lavoro. Allora, Francesca, raccontami un po' di te. Che cosa ti piace fare nel tempo libero? Che bella domanda! Beh, adoro stare all'aria aperta. Mi piace molto camminare in montagna, specialmente in autunno, quando le foglie sono rosse e l'aria è fresca. E tu, Luca? Sei più da città o da natura? Io sono un po' di entrambi. Adoro passeggiare per Roma, visitare musei, ma quando posso scappo in campagna. Mi rilassa tantissimo. Che bello! Quindi, oltre a camminare, cosa ti piace fare? Sono appassionato di fotografia. Adoro immortalare i momenti speciali, soprattutto quando viaggio. È come fermare un ricordo per sempre, non credi? Assolutamente. È un hobby meraviglioso. Hai un posto che ti ha colpito particolarmente? Sì, l'anno scorso sono stato in Sicilia, a Taormina. Il mare era di un blu incredibile e il tramonto sul teatro greco. Sembrava un quadro. Ho fatto tantissime foto. Che invidia! Devo assolutamente andarci. Ma la fotografia è il tuo lavoro o è solo un hobby? Per ora è solo un hobby, anche se sogno di pubblicare un libro di fotografie un giorno. Di lavoro invece sono linguista. Studio la grammatica, la pronuncia e l'evoluzione delle parole. È un lavoro molto preciso, ma mi diverte tantissimo. Che interessante! Io invece sono insegnante di italiano. Lavoro con studenti stranieri, proprio come voi che state ascoltando. Che bello! Devi essere molto brava. Insegnare una lingua è una grande responsabilità, ma anche una grande soddisfazione. Grazie, Luca. Sì, a volte è impegnativo, soprattutto durante gli esami, ma adoro vedere i miei studenti che migliorano. E tu, con tutto questo lavoro, riesci a trovare il tempo per i tuoi hobby? A volte è difficile, ma cerco di organizzarmi. La mattina presto, prima di cominciare, bevo un caffè e guardo le foto che ho fatto il giorno prima. È il mio momento di calma. Che bel rituale! Io invece la sera mi piace cucinare. È la mia terapia. Accendo un po' di musica, provo una nuova ricetta e mi rilasso. Cucinare? Che bello! Qual è il tuo piatto preferito? Direi la pasta fatta in casa con un sugo di funghi porcini. È un po' lunga da preparare, ma i miei amici dicono che ne vale la pena. Sembra deliziosa. Io invece non sono bravissimo ai fornelli. Mi limito a cose semplici, tipo una frittata o una pasta al pomodoro. Niente di speciale. Ma va bene così. L'importante è divertirsi. E poi, in Italia, anche una semplice pasta al pomodoro può essere perfetta se fatta con amore.
Hai proprio ragione. Ah, un'altra cosa che mi piace fare è correre. Mi aiuta a schiarirmi le idee, soprattutto dopo una giornata piena di lavoro. Correre? Che coraggio! Io preferisco camminare, ma ammiro chi ha la forza di volontà per correre ogni giorno. Non serve essere veloci, basta iniziare con piccoli obiettivi. Anche solo 10 minuti al giorno fanno la differenza. Forse un giorno ti seguirò. Per ora mi accontento di una bella passeggiata nel parco, con un libro in mano. Anche questo è un ottimo modo per ricaricarsi. Sai, ascoltandoti, mi viene voglia di tornare in Sicilia o magari di provare la tua pasta ai funghi. Quando vuoi, Luca. Ti aspetto in cucina, ma solo se porti le foto del tramonto. Affare fatto! Parte 2. Conversazione sul posto di lavoro. Buongiorno Francesca, tutto bene? Sei pronta per la riunione? Buongiorno, Luca. Sì, quasi pronta. Stavo giusto finendo una mail. La riunione è tra 10 minuti, giusto? Esatto. Dobbiamo parlare del nuovo progetto sull'imballaggio ecologico. Hai già qualche idea? Sì, ne ho parlato con il team marketing. Pensavamo di usare materiali riciclati, tipo carta o cartone. È un buon punto di partenza. Ottimo, ma dobbiamo stare attenti ai costi. La carta riciclata è più cara del materiale che usiamo ora. Lo so. Forse possiamo iniziare con una versione più piccola del packaging. Risparmieremmo un po' di materiale. Interessante. Meno materiale, ma il prodotto ci sta ancora dentro. Dovremmo controllare le misure. Forse per i prodotti più piccoli funziona. Per quelli grandi, invece, potremmo pensare a contenitori riutilizzabili. Contenitori riutilizzabili, tipo quelli che i clienti possono riportare indietro? Esatto. Come nei negozi Zero Waste. Potremmo offrire uno sconto a chi riporta il contenitore. Mi piace questa idea, ma il costo iniziale sarebbe alto e i clienti lo farebbero davvero? Forse non tutti, ma tanti apprezzano i brand sostenibili. Potrebbe diventare un nostro punto di forza. Hai ragione. Diciamo che proviamo con una linea limitata, imballaggio riciclato per metà dei prodotti, e vediamo come reagiscono i clienti. Perfetto. Così testiamo senza spendere troppo. E possiamo aggiungere un messaggio sul packaging. Il nostro primo passo verso il 100% riciclato. Bellissimo. Così mostriamo che abbiamo un piano. Lo aggiungo all'ordine del giorno. Ah, Luca, posso chiederti una cosa? La prossima settimana devo assentarmi un paio di giorni. Certo, per motivi personali o di lavoro. Mia sorella si sposa a Firenze. Sarà sabato, ma devo partire venerdì. Torno lunedì. Congratulazioni, che bello. Vediamo. Venerdì e sabato sono giorni importanti per il lancio, ma se anticipi il lavoro dovrebbe andare bene. Certo. Finisco il report giovedì e preparo tutto per il team. Posso anche fare una breve formazione a Marta, così mi sostituisce. Ottimo. Allora approvo. Mandami pure la richiesta ufficiale via email, così lo segno in agenda. Grazie, Luca. Apprezzo molto. Farò in modo che tutto sia in ordine prima di partire. Sono sicuro che lo farai. A proposito, hai visto che ieri il team ha lanciato la nuova campagna sui social? Sì, l'ho vista. Mi è piaciuta molto l'idea del video dietro le quinte. Mostra il nostro lavoro in modo autentico. Esatto, e i commenti sono stati positivi. Oggi dobbiamo anche parlare dei concorrenti. Ho visto che Eco Home ha lanciato un nuovo detergente alla lavanda. Davvero? Con pubblicità ovunque. Forse dovremmo fare una promozione simile. Oppure offrire un campione gratuito con ogni ordine. A chi non piace provare qualcosa di nuovo? Ottima idea. Attira nuovi clienti e fa conoscere il prodotto. Posso chiedere al team di preparare un'offerta. Perfetto. Mentre io controllo i prezzi di Eco Home, così vediamo se siamo competitivi. Bravo! Così possiamo aggiustare la strategia in tempo reale. Che bello lavorare in un team che ascolta e propone.
Sì, quando c'è collaborazione, le idee nascono naturalmente e si ottengono risultati migliori. Proprio così. Ora vado in riunione. Ci vediamo là. A tra poco, Francesca. E ancora complimenti per il matrimonio. Parte 3. Chiedere indicazioni stradali. Oh, Luca, che bello rivederti. Quanto tempo? Francesca, ma sei proprio tu? Non ci vediamo da almeno 3 mesi. Sì, da quando siamo andati a quel piccolo ristorante a Trastevere. Ti ricordi? Quello con i tavolini in strada? Certo che mi ricordo. La carbonara era incredibile. E quella bottiglia di vino? Non ricordo il nome, ma era perfetta. Esatto! E abbiamo parlato per ore. Mi è mancata questa cosa. Chiacchierare senza fretta. Anche a me. Sai com'è? Tra lavoro, impegni e qualche giorno di malattia il tempo vola. Già, ma oggi il tempo è dalla nostra parte. Che bello vederti. Stai bene, vero? Sei abbronzato. Ah, grazie. Sì, sono stato 2 giorni in Liguria, a Camogli. Un posto tranquillo vicino al mare. Sole, passeggiate e niente schermo per 48 ore. Incredibile. Io invece sono stata a casa, tra lezioni online e lavatrici piene. La mia estate è stata molto più tranquilla. Ma va bene così. Ogni tanto ci vuole. Però devi venire con me la prossima volta. Un po' di mare fa bene a tutti. Ci sto, promesso. Intanto dimmi, com'è stato il viaggio? Tutto ok? Benissimo. Il treno era puntuale e appena sceso alla stazione ho sentito subito l'odore del mare. È una sensazione unica. Lo so, anche per me l'odore del mare significa vacanza. Anche solo andare in spiaggia a leggere un libro mi ricarica. Esatto. A proposito, che libro stai leggendo ora? Uno di Elena Ferrante. Lo so, sono in ritardo di 10 anni, ma finalmente ho iniziato L'amica geniale. È intenso, vero? Fortissimo. La sua scrittura è semplice, ma ti entra dentro. Io l'ho letto 2 volte. Davvero? Allora dovrò leggerlo di nuovo anch'io. Comunque, parlando di cose più leggere, hai già pensato ai piani per il weekend? Sì, sabato vado a una mostra a Milano. È dedicata alla fotografia italiana degli anni 60. So che non è per tutti, ma per me è una passione. Che bello! E domenica? Domenica resto a casa. Devo sistemare l'appartamento, fare la spesa. La vita adulta, insomma. Lo capisco. Io devo preparare le lezioni per la settimana prossima. Ma forse domenica pomeriggio esco. C'è un mercatino dell'usato in centro. A volte trovo libri a €1. Che fortuna! Io adoro i mercatini. Una volta ho trovato un vecchio dizionario francese del 1920. Non serve a nulla, ma è bellissimo. Ah, questo sì che è un vero tesoro per un linguista. Ma dimmi, com'è stato il tempo a Camogli? Sempre bello? Per fortuna sì, sole quasi tutto il giorno. Ma sai com'è l'Italia? Ieri faceva 32 gradi, oggi piove, non si sa mai. Vero. Stamattina mi sono alzata e sembrava primavera. Poi verso mezzogiorno ha iniziato a piovere all'improvviso. Senza ombrello, ovviamente. Classico. Io ormai porto sempre una giacca leggera in borsa, meglio prevenire. Saggio consiglio. Sai, mi piace quando parliamo così. Niente argomenti pesanti, solo chiacchiere piacevoli. Anche a me. È bello prendersi un momento per parlare di cose semplici. Libri, viaggi, tempo, mercatini. Esatto. E poi, in fondo, sono proprio queste piccole cose che rendono la vita più bella. Parole sante, Francesca. Parole sante. Parte 4. Possiamo continuare chiedendo indicazioni, ordinando un caffè. Scusi, posso chiederle una cosa? Sono un po' persa. Certo, signora. Posso aiutarla? Grazie mille. Sto cercando l'Hotel Belvedere. È la prima volta che vengo in questa città e non conosco bene le strade. Ah, l'Hotel Belvedere. È vicino al Parco Centrale. Non è lontano da qui.
Davvero? Che fortuna! Sa dirmi come arrivarci? Certo. Vada dritto lungo questa strada, si chiama Via Roma, per circa 5 minuti. Vedrà una chiesa con un campanile molto alto. Sì, quella con le porte rosse? Esatto. Arrivata lì, giri a destra, continui dritto e dopo 2 isolati vedrà il parco. Il parco con la fontana in mezzo? Proprio quello. Una volta lì, guardi sulla sinistra. Vedrà un edificio alto, bianco, con un'insegna blu. Hotel Belvedere. Non può sbagliare. Perfetto, grazie mille. È sicuro camminare da questa parte? Assolutamente sì. Questa zona è tranquilla, soprattutto durante il giorno. Se torna di sera non ci sono problemi, ma forse è meglio evitare certe stradine laterali. Grazie per il consiglio. Preferisco essere prudente quando sono in una città nuova. Molto saggio. Ah, a proposito, se non vuole camminare può prendere l'autobus. Davvero, quale linea? La linea 7. Ferma proprio qui davanti. Dica all'autista Hotel Belvedere, per favore, e lui la avviserà quando scendere. Ottimo. Forse lo farò al ritorno. Per ora preferisco camminare e vedere un po' la città. Bella scelta. Camminare è il modo migliore per scoprire una città. Goditi i negozi, i caffè, le vetrine. Ha proprio ragione. In fondo metà del viaggio è il percorso, non solo la destinazione. Parole sante. Buon cammino, allora. Grazie di nuovo. Lei è stato davvero gentile. Di nulla. Buon soggiorno a Firenze. Parte 5. Parlare della tua routine mattutina. Luca, sono le 7:30. Devi svegliarti, altrimenti farai tardi. 5 minuti ancora. Non ho dormito bene stanotte. Non mi sorprende. Ieri sera eri ancora sveglio alle 11 davanti allo schermo. Lo so. Ma quel documentario era troppo interessante. Mi sono addormentato solo dopo mezzanotte. E ora paghi il prezzo. Dai, alzati. Oggi hai quella riunione importante, no? Sì, alle 9. Che stress. Cosa devo fare per primo? Prima di tutto fatti una doccia veloce, poi vestiti. Io intanto preparo il caffè. Va bene. E per colazione cosa c'è? Latte e biscotti? Oppure yogurt con frutta? Oggi non ho molto tempo. Prendo solo un caffè e un cornetto al bar. Sei sicuro? Un po' di frutta ti darebbe energia per tutta la mattina. Forse hai ragione. Ma non posso perdere tempo a preparare tutto. Devo essere in ufficio tra un'ora. Capisco. Allora almeno lavati la faccia, pettinati e non dimenticare le chiavi. Le chiavi le ho perse di nuovo. Dove sono? Guarda sul tavolo, vicino al portafoglio. Sì, eccole. Grazie, Francesca. Senza di te non sopravviverei al mattino. Lo so, ma un giorno imparerai a organizzarti meglio. Forse. Ma oggi è un buon caffè che mi salverà. A proposito, hai fatto la valigia per il weekend? Oh no, me n'ero dimenticato. Devo partire domani mattina presto. Luca! Lo sai che partiamo alle 8? Non puoi fare tutto all'ultimo minuto. Lo so. Ma prometto che stasera faccio tutto. Valigia, spesa e anche il bucato. Meglio così. E non dimenticare il caricabatterie. L'ultima volta l'hai lasciato in albergo. Me lo ricordo. Che figura. Comunque per il viaggio pensavo di partire in treno. È più rilassante. Ottima idea. In macchina ti stancheresti troppo. E con il treno puoi leggere o ascoltare musica. Esatto. Magari finisco quel libro che ho iniziato. Sai, quello sulla storia dell'arte italiana? Ah, sì! È bellissimo. Quello con le foto dei musei? Proprio quello. Lo adoro. È come fare un viaggio con gli occhi. Che bello. Anche per me, leggere al mattino è un sogno. Ma di solito sono troppo di corsa. Un giorno ce la faremo. Un caffè in pace, un libro in mano e niente orologi che ci urlano di correre. Che immagine meravigliosa. Ci credo, un giorno ce la faremo. Per ora, però, devo correre in ufficio. Vai, vai. E buona riunione. Parte 6. Un colloquio di lavoro. Ordinare un caffè. Buongiorno Luca.
Grazie per essere venuto oggi. Buongiorno Francesca, grazie a lei per l'invito. È un piacere essere qui. Cominciamo con una domanda semplice. Può parlarmi un po' di sé? Certo, mi chiamo Luca Bianchi e ho lavorato per 8 anni come assistente amministrativo in uno studio legale. Durante questo periodo ho gestito appuntamenti, organizzato viaggi per i professionisti dello studio e coordinato la corrispondenza. Interessante. E perché è interessato a questo posto di lavoro? Perché amo organizzare, lavorare in team e risolvere problemi concreti. Ho letto della vostra azienda e mi ha colpito il vostro approccio moderno e l'attenzione ai dettagli. Penso che le mie competenze possano essere utili al vostro ufficio. Ottimo. Ora, quali direbbe che sono i suoi punti di forza? Direi che sono molto preciso e organizzato. So gestire bene i tempi e non mi perdo mai nei dettagli. Inoltre, ascolto con attenzione e seguo le istruzioni con cura. E un punto debole? A volte sono un po' troppo perfezionista. Cerco di fare tutto alla perfezione, il che può voler dire impiegare più tempo del necessario. Ma ho imparato a bilanciare qualità ed efficienza, usando liste e priorità. Una risposta onesta e ben strutturata. Ora, può raccontarmi un momento in cui ha risolto un problema difficile? Sì, una volta un avvocato doveva partecipare a un'udienza importante a Milano, ma il treno era stato cancellato all'ultimo minuto. Ho subito cercato un'alternativa. Ho prenotato un'auto privata e confermato l'arrivo in tempo. Inoltre, ho inviato tutti i documenti in formato digitale al suo tablet, nel caso non avesse avuto i cartacei. Ottimo esempio. Mostra flessibilità e iniziativa. Ora questa posizione richiede di lavorare con diverse persone. Come gestisce il lavoro di gruppo? Per me la comunicazione è fondamentale. Mi assicuro che tutti siano informati, aggiorno regolarmente il team e chiedo feedback. Preferisco prevenire i malintesi piuttosto che risolverli dopo. Molto bene. E se dovesse gestire più progetti contemporaneamente, come farebbe? Userei un sistema di priorità. Prima identificherei le scadenze e l'importanza di ogni compito. Poi suddividerei ogni progetto in piccoli passi e li affronterei uno alla volta, senza mai perdere di vista l'obiettivo finale. Una strategia chiara. E infine, ha qualche domanda per me? Sì, grazie. Vorrei sapere qualcosa in più sul team con cui lavorerei. Come si organizza il lavoro quotidiano? Il nostro team è molto collaborativo. Abbiamo riunioni settimanali per fare il punto, ma c'è anche molta autonomia. Ci piace che ognuno si senta responsabile del proprio ruolo, ma sempre pronto ad aiutare gli altri. Mi sembra un ambiente ideale. Grazie per avermelo spiegato. Grazie a lei, Luca. Le sue risposte sono state molto chiare e professionali. Grazie mille. È stato un piacere parlare con lei. Valuteremo tutti i candidati e le faremo sapere entro la fine della settimana. Perfetto. La ringrazio ancora e le auguro una buona giornata. A lei, Luca. Arrivederci. Buongiorno. Benvenuti al Bar del Sole. Cosa vi porto? Buongiorno. Prendo un cappuccino, per favore. Subito. Vuoi lo zucchero? No, grazie. Lo preferisco amaro. Perfetto, qualcos'altro? No, solo il cappuccino va bene. Va bene. Il totale è 1,80 euro. Ecco a te. Tieni il resto. Grazie mille. Il cappuccino arriva subito. Scusi, posso chiederle una cosa? Qual è la differenza tra un cappuccino e un caffè macchiato? Ah, buona domanda. Il cappuccino ha latte caldo e schiuma ed è più grande. Il caffè macchiato è un espresso con solo un po' di latte. E il latte macchiato? Quello è l'opposto. Molto latte con solo un po' di caffè. Di solito è servito in un bicchiere grande. Capisco. E a che ora si può ordinare un cappuccino? Ho sentito che gli italiani non lo bevono dopo le 11. Sì, è vero. A colazione, sì. Ma dopo pranzo di solito si ordina solo un caffè normale. Il latte a mezzogiorno non è molto digeribile. Interessante. Grazie per la spiegazione. Prego.
Ecco il tuo cappuccino, Luca. Attento, è bollente. Perfetto, mi piace caldo. Grazie, Francesca. Buongiorno, un caffè normale, per favore. Subito. Lo vuoi con zucchero? Sì, uno. E lo puoi fare un po' più forte del solito? Certo. 2 dosi invece di una. Così è doppio. Sì, perfetto, grazie. Ecco a te. 1 euro. Sai, ogni cliente ha le sue abitudini. Alcuni lo vogliono amaro, altri dolce, altri fortissimo. Lo so, io per esempio non riesco a bere il caffè senza prima aver fatto colazione. E invece io lo bevo sempre a digiuno. È il mio modo per svegliarmi. Sei coraggiosa. Io ho bisogno di un cornetto con il cappuccino, altrimenti mi sento male. Tipico. Ma dimmi, qual è il tuo caffè preferito? Adoro il caffè lungo. È come un espresso, ma con un po' più d'acqua. È meno intenso, ma ha lo stesso gusto. Buona scelta. Io invece amo il caffè corretto, con un goccio di grappa o sambuca, soprattutto d'inverno. Ah, sì? Un caffè corretto dopo cena è perfetto, ma solo uno però, altrimenti non dormo. Esatto. La dose è importante. Un caffè corretto deve essere corretto, non ubriacato. Ottima frase, la userò. Francesca, un caffè macchiato freddo, per favore. E puoi farlo con latte di soia? Certo. Abbiamo latte di soia, avena e mandorla. Vuoi anche zucchero? No, grazie. Solo un po' di cannella in polvere, se ce l'hai. Certo, un tocco di cannella. Arriva subito. Impressionante. Ora i bar offrono così tante opzioni. Sì, il mondo del caffè sta cambiando. Ma la cosa più importante è che ogni cliente si senta a casa. Proprio così. Comunque, il mio cappuccino è finito. Che bel modo per iniziare la giornata. Sono d'accordo. Il caffè non è solo una bevanda, è un momento. Un momento di pausa, di incontro, di respiro. Esatto. Ecco perché il bar è il cuore di ogni città italiana. Allora, a domani, allo stesso orario? Ovviamente. E magari provo il cappuccino con latte d'avena. Ottima idea. A domani. Che bello oggi. Il sole splende e non c'è una nuvola in cielo. Sembra quasi primavera. Sì, è incredibile. Stamattina, quando mi sono svegliato, pensavo di aver sbagliato stagione. Fuori sembra estate. Lo so. Ieri pioveva. Oggi fa quasi 25 gradi. Il tempo è pazzo ultimamente. Proprio così. Stamattina poi c'era una leggera nebbia. Sembrava un film misterioso. Esatto! Quando sono uscita di casa non vedevo nemmeno il marciapiede. Ma dopo un'ora il sole ha bruciato tutto. È uno dei miei momenti preferiti, quando la nebbia si alza e tutto diventa chiaro. È come se il mondo si svegliasse. Che poesia, Luca! Mi piace come vedi le cose. A me invece piace quando piove. Sul serio? A molti italiani non piace la pioggia. A me sì. Mi rilassa. Adoro il rumore delle gocce sul tetto, l'odore dell'asfalto bagnato. E poi, con la pioggia, ho una scusa perfetta per restare a casa con un libro. Capisco. Per me invece il bel tempo dà energia. Quando c'è il sole ho voglia di camminare, di uscire, di fare qualcosa. È vero, il sole influenza molto il nostro umore. Quando è nuvolo, a volte mi sento un po' più lenta. A me succede lo stesso, ma sai una cosa? Anche il freddo mi piace. Adoro l'autunno. L'autunno, perché? Perché è una stagione piena di colori. Le foglie gialle, rosse, arancioni. E poi l'aria è fresca, ma non gelida. E poi ci sono i funghi. Ah, sì, l'autunno è la stagione dei porcini. Mia nonna li cercava sempre nei boschi. E poi li cucinava con la pasta. Che profumo! Invidio tua nonna. Io non so riconoscere i funghi. Ho paura di mangiare qualcosa di velenoso. Saggio! Meglio lasciarli agli esperti. Comunque, per me la stagione preferita è la primavera. Ah, sì? Perché? Perché tutto rinizia. I fiori sbocciano, gli uccelli cantano.
e c'è una sensazione di leggerezza. È come se la vita ricominciasse da capo. Bellissimo. Sai, anche a me piace la primavera, ma non tanto per i fiori. Mi piace perché non fa né troppo caldo né troppo freddo. Finalmente posso uscire senza venti gelidi. Vero, l'inverno a volte è troppo rigido, ma adoro il primo giorno di neve. Anche a me. Quando tutto è bianco sembra di essere in una cartolina. Da bambino aspettavo la neve con ansia. Io pure. Svegliarmi e vedere il mondo coperto di bianco era magico. E poi, se nevicava forte, a volte le scuole chiudevano. Sì, il famoso giorno di neve. Che bello era stare a casa a giocare o guardare film. Esatto. Ora invece la neve vuol dire traffico, ritardi e spalare il vialetto. Purtroppo sì, crescere ha i suoi lati negativi, ma c'è ancora qualcosa di magico nel primo fiocco. Assolutamente. E poi, d'inverno, niente è più bello di un buon cappuccino caldo e una coperta sul divano. Con un libro o un film. Per me, un film. Qualcosa di romantico o un bel giallo italiano. Perfetto. E con un dolce accanto, un cantuccino da inzuppare, la felicità. Parole sante. Sai, non importa la stagione. L'importante è saper godere dei piccoli piaceri. Proprio così, sole, pioggia, neve o vento, basta saper trovare il bello in ogni giorno. Ecco, questa sì che è saggezza italiana. Allora brindiamo con un caffè, ovviamente. Sempre caffè. Ma sì, brindiamo al tempo, qualunque tempo faccia. Luca, non trovo mai la farina. Dove la mettono in questo supermercato? Di solito è vicino allo zucchero e al lievito, forse nell'ultimo corridoio. Ah, eccola. Aisle 7, tra il cacao e il miele. Perché la farina è sempre così in alto? Forse perché pesa tanto. Se la mettono in basso, fanno troppa fatica a rifornire gli scaffali. Forse hai ragione. Comunque, prendo il sacco da 5 kg. Lo uso spesso per fare dolci. Bravo. Io invece la uso raramente. L'ultima volta che ho fatto un dolce era un disastro. Che cosa è andato storto? Ho messo troppo lievito. È cresciuto così tanto che è uscito dal forno. Sembrava un mostro. Povero dolce. Ma non ti preoccupare, con un po' di pratica impari a dosare meglio. Forse un giorno seguirò un corso di cucina. Per ora vado sul sicuro. Pane e pasta comprati. Niente di male. Ora devo prendere lo zucchero. Integrale o bianco? Io preferisco quello integrale. Ha un sapore più ricco e mi sembra un po' più sano. Sì, ma non tutti i dolci vengono bene con lo zucchero integrale. Per i biscotti va bene, ma per la crema pasticcera, meglio quello bianco. Hai ragione. Forse prendi entrambi, così sei pronta per ogni occasione. Ottima idea. Uno per i dolci classici, uno per le torte rustiche. E parlando di torte, hai visto che oggi ci sono le fragole in offerta? 2 euro al chilo. Davvero, dove sono? Nella sezione della frutta fresca, vicino alle mele. Sono rosse e sembrano molto mature. Perfetto. Le prendo per una crostata. E magari anche un po' di panna. A proposito, devo comprare qualcosa per la cena. Che ne dici di una bella insalata? Ottima scelta. Andiamo a vedere l'ortofrutta. Allora, cosa ti serve? Vorrei dei pomodori per un'insalata caprese. Come faccio a sceglierli bene? Devono essere rossi, ma non molli. Se li premi leggermente devono cedere un po', ma non lasciare il segno. E questo sembra perfetto. Sì, ottimo. E per la caprese ci serve anche la mozzarella. Quella fresca in acqua. Esatto. È più morbida e ha un sapore migliore. Prendiamo una confezione piccola? Sì, basta per stasera. E aggiungiamo un po' di basilico fresco. È quello che dà il tocco finale. Proprio così. Il basilico è fondamentale. Ora devo prendere l'insalata. Lascia cadere o già lavata? Io prendo sempre quella già lavata. Risparmia tempo e in genere è pulita. Anch'io.
ma a volte penso che quella fresca sia più croccante. Forse sì, ma devi lavarla 3 volte per essere sicuro che non ci sia terra. Non ne vale sempre la pena. Vero, prendo la mista già pronta allora e aggiungo delle carote grattugiate. Buona idea. Vuoi provare le zucchine grigliate? Perché no? Sono già tagliate e pronte. Le metto in padella 2 minuti. Moderno, veloce e sano. Perfetto per una cena in settimana. Esatto. Ora devo prendere qualcosa per mia sorella. È intollerante al glutine. Ah, allora vai alla sezione dedicata. È laggiù, vicino ai cereali. Eccola, pasta di riso, di mais, di quinoa. Ma come faccio a sapere se è buona? Leggi l'etichetta. Se è prodotta in uno stabilimento senza glutine, è più sicura. E guarda i tempi di cottura. Se tiene bene la cottura, è un buon segno. Prendo quella di riso integrale e magari anche un po' di pane senza glutine. Attento al prezzo, però. Di solito è molto più caro. Lo so, ma per la salute vale la spesa. Assolutamente. Ora io devo prendere lo yogurt. Greco o normale? Io adoro lo yogurt greco. È più denso e saziante. Sì, ma ha più proteine. Lo uso per le colazioni o per fare salse. Buona idea. Io lo mangio con un po' di miele e frutta secca. Perfetto. E attenzione alla data di scadenza. Questo scade tra 2 giorni. Meglio prenderne uno più fresco. Giusto. Ecco, questo è buono fino a metà mese. Ottimo. Ora andiamo ai prodotti da forno? Volentieri. Ho voglia di un dolce. Crostata o ciambella? C'è una crostata di frutta fresca che sembra deliziosa. Guarda che colori. Sembra fatta in casa. Prendo una fetta. E magari anche un cannolo? Solo uno, però. Non esagerare. Promesso. Ma in Sicilia un cannolo non è mai uno solo. Tipico. Comunque, ho visto che hanno dei coupon qui. Davvero? Quali? Uno sconto sulla pasta. Uno compra uno, prendi il secondo a metà prezzo sul caffè. E un buono per la frutta. Fantastico. Usiamoli. Risparmiare è sempre bello. Sì, ma attento. Alcuni valgono solo su prodotti specifici. Lo so. Meglio leggere bene le condizioni. Non voglio che alla cassa mi dicano non valido. Esatto. Ora andiamo a pagare? Sì, abbiamo abbastanza roba. Passiamo alla cassa automatica o chiamiamo una persona? Vai di cassa automatica? Così proviamo a usare i coupon. D'accordo. Ma se la macchina non capisce qualcosa, chiamo un addetto. Saggio. Ricorda di pesare la frutta e le verdure prima di passarle. Giusto. Ecco, ora metto tutto sul nastro. Totale 47,80 euro. Con i coupon scende a 41,20. Ottimo risparmio. Pago con carta. Inserisci la carta quando sei pronto? Fatto. Tieni lo scontrino. Grazie. Sai, fare la spesa con te è sempre un'esperienza. Imparo qualcosa ogni volta. Che dolce. Ma in fondo, la spesa è parte della vita quotidiana. Meglio farla bene, con calma e un po' di sorrisi. Parole sante. Alla prossima spesa insieme? Ovviamente. E la prossima volta porto la lista. Buonasera. Benvenuto all'Hotel Sole. Come posso aiutarla? Buonasera. Ho una prenotazione a nome Luca Bianchi. Un momento, signore. Eccola qui. Ha prenotato una stanza singola con bagno privato per 2 notti, giusto? Esatto. Sono arrivato in treno e ho fatto un po' di fatica a trovare l'hotel. Capisco. Spero che il viaggio non sia stato troppo stancante. Posso vedere un documento, per favore? È solo per la registrazione. Certo, ecco il mio passaporto. Grazie. Tutto in ordine. La sua stanza è al secondo piano, con vista sul giardino. È tranquilla e molto luminosa. Perfetto. Preferisco le stanze silenziose. E il wifi è incluso? Sì, è gratuito per tutti gli ospiti. Il nome della rete è Hotel Soul Guest e la password è Benvenuto 2025. La trova anche sulla bustina della chiave. Ottimo. E la colazione? È inclusa nel prezzo? Sì,
La colazione a buffet è inclusa e viene servita ogni mattina dalle 7 di adoso alle 10 pomeriggio nell'angolo ristorante, vicino alla hall. Che bello! Preferisco fare colazione con calma. C'è caffè, latte, cornetti? Certo, abbiamo dolce e salato, cornetti freschi, yogurt, frutta, salumi, formaggi, cereali e succhi. E il caffè lo fa la macchina automatica, ma è buonissimo. Perfetto, mi sembra tutto a posto. Ha una mappa della città? Vorrei fare una passeggiata domani mattina. Certo, gliene do una copia. Il centro storico è a soli 10 minuti a piedi. E se ha bisogno, possiamo anche prenotarle un taxi o consigliarle dei buoni ristoranti. Grazie, molto gentile. Per ora penso di esplorare da solo. Ah, dimenticavo, c'è un parcheggio per le auto? Sì, abbiamo un piccolo parcheggio privato, ma è già pieno questa sera. Se ha l'auto, le consiglio il parcheggio pubblico dietro l'angolo. Costa 15 euro al giorno, ma abbiamo uno sconto del 20% per i nostri ospiti. Grazie per l'informazione. Per ora non ho l'auto, ma potrebbe servirmi domani. Nessun problema. Glielo segno qui, così domani ricorderò di darle i dettagli. Molto efficiente. Ah, un'altra domanda. La reception è aperta tutta la notte? Sì, siamo aperti 24 ore. Se ha bisogno di qualcosa di notte, basta chiamare al numero 0 interno. Risponde sempre qualcuno. Ottimo, mi sento già più tranquillo. Ecco la sua chiave magnetica. La inserisca nella fessura sulla porta per aprirla. E se ha bisogno di asciugamani extra o cuscini, basta chiamare la reception. Grazie mille, è stata molto chiara e gentile. Di nulla. Buon soggiorno all'Hotel Sole. Pronto? Sono Luca Bianchi, stanza 204. Scusi il disturbo, ma la lampada sul comodino non funziona. Oh, mi dispiace. Mando subito qualcuno dell'assistenza tecnica. Va bene tra 5 minuti? Perfetto, grazie. Buonasera, sono Marco, dell'assistenza. Ho sentito che c'è un problema con la lampada? Sì, grazie per essere venuto così in fretta. Non si accende, anche se è collegata. Vediamo. Forse è solo la lampadina. A volte si rompono durante la pulizia. Eccoci. Funziona ora? Sì, grazie mille. È stato veloce e professionale. Di nulla. Se nota altri problemi, non esiti a chiamare. Buona serata. Grazie, anche a lei. Pronto? Sono sempre Luca Bianchi. Volevo chiedere, avete un servizio di lavanderia? Sì, offriamo 2 opzioni. C'è la lavanderia self-service, al piano terra, aperta 24 ore. Oppure, se preferisce, possiamo occuparci noi. Lasci i vestiti nel sacco in armadio con il modulo compilato e li avrà stirati e piegati entro 24 ore. Ottimo. Penso che userò il servizio completo. È stato un viaggio lungo e non ho voglia di lavare a mano. Capisco perfettamente. È qui per riposare e godersi la città. Esatto. Comunque la stanza è bellissima. Il giardino è silenzioso e la vista è rilassante. Siamo contenti che le piaccia. Alcuni ospiti dicono che sia la stanza più tranquilla dell'hotel. Beh, gli ospiti hanno ragione. Grazie ancora per l'ottimo servizio. Grazie a lei, signor Bianchi. Se ha bisogno di qualcos'altro, siamo qui. Buonanotte. Buonanotte. Ecco qui, amici di Italian Pod. Abbiamo condiviso 10 conversazioni della vita reale, dal presentarci al lavoro, al caffè, alla spesa, fino al viaggio e all'hotel. Ogni episodio è stato pensato per aiutarvi a capire l'italiano parlato con naturalezza, non quello dei libri, ma quello che sentite davvero in giro. E ricordate, non è importante capire ogni singola parola. È normale non capire tutto al primo ascolto. L'importante è ascoltare più volte, fermarsi, ripetere, e poco alla volta il vostro orecchio si abitua. Proprio così. L'apprendimento non è una corsa, è un viaggio.
E ogni volta che ascoltate, parlate o ripetete una frase, fate un passo avanti. Abbiamo parlato di hobby, lavoro, tempo libero, viaggi. Ma l'italiano non è solo parole. È musica, ritmo, espressioni, sorrisi. È la vita che scorre. E noi speriamo che, ascoltandoci, abbiate non solo imparato, ma anche sorriso. Che vi siate sentiti un po' come a casa, in un caffè italiano, tra amici. Se questo viaggio vi è piaciuto, continuate a seguirci. Nuovi episodi stanno arrivando, con nuove storie, nuovi dialoghi, nuovi momenti della vita quotidiana. Attivate la campanella, lasciate un commento, raccontateci le vostre storie in italiano. Vogliamo sentire la vostra voce. E non dimenticate, potete regolare la velocità del video, attivare i sottotitoli, ascoltare mentre fate colazione, mentre camminate, mentre riposate. L'importante è non fermarsi. Anche solo 10 minuti al giorno fanno la differenza. Grazie per essere stati con noi. Grazie per ogni ascolto, ogni like, ogni messaggio. Siete voi il cuore di Italian Pod. Allora, arrivederci per ora. E buon viaggio nell'italiano. Con calma, con curiosità, con dolce vita. Ciao. Ciao!